Saba miniyamba saba ekonolelo. Saba miniyamba saba miniyamba saba ekonolelo. Saba miniyamba. Miniyamba mina demo minfe. Saba miniyamba na tigisa sagokila. Saba miniyamba. Miniyamba, saba miniyamba, miniyamba saba ekonolelo. Miniyamba, ah, ah, ah. Miniyamba, saba miniyamba, miniyamba saba ekonolelo. Siamo in collegamento con Sora, in provincia di Frosinone, ma questo bellissimo brano ci fa fare un salto, ci crea un ponte, non solo tra New York e l'Italia, ma tra l'Italia e l'Africa occidentale. Chi l'ha suonato è Coraero, che è un nome d'arte, credo legato allo strumento che Coraero suona, cioè la cora, uno strumento di grande valore simbolico, e chiederei a Cora di parlarci un po' del suo strumento, di parlarci un po' di che cosa il brano dice e poi di raccontarci la sua storia, come mai suona in Italia, che musica ascolta oltre a che musica suona. Ciao a tutti, io mi chiamo Aliou Sakho, ho 23 anni, vengo del Gambia, Africa occidentale. Nome di arte Coraero. Sono un griot, vengo da una famiglia di griot. Il griot è una persona che racconta la storia dell'Africa, dei presidenti della famiglia importante. Nella mia famiglia tutti suonano questo strumento che si chiama la cora, il nostro l'arpa. Cora è un strumento dell'anima. Ha 23 cordi. Questo è zucca, pelle di mucca, legno e 23 cordi, fish line. Si suoni con 4 mani. Ho iniziato a suonare la cora quando avevo 5 anni. Ho imparato la cora con mio padre.
Posso chiederti, il brano bellissimo, voglio dire anche dal punto di vista tecnico molto complesso che abbiamo sentito, che significato ha? Perché c'erano delle parole, non c'era solo la musica. Miniomba è una storia del giovane. In Africa occidentale c'è uno paese, ogni anno loro ci danno un ragazzo per fare sacrificio. Quando loro non danno questo per È una leggenda, in fondo. una leggenda, quando loro non dai un ragazzo di leggenda, questa leggenda si rabbia, si fa casini in questo anno, loro non avevano le cose per mangiare, si rovinano tutto. È la leggenda che tiene in equilibrio, come dire, il mondo e la società, e raccontare che tiene in equilibrio le cose. Come si è fusa la tua musica con le tradizioni che hai trovato qui in Italia? Bene, ho cambiato, il music ha cambiato tante cose perché ho imparato tante cose qui in Italia, ho suonato anche con tanti maestri, ho imparato tante cose, sono felice per essere qui, dai la gente, quello musica che io ce l'ho, voglio portare il cuore a tutto il mondo, non è solo l'Italia, però tutto il mondo. Non è solo nell'Italia. Bellissimo. Sì. Oggi tu sei ospite di un caro amico che è Luca D'Ambrosio. Sì. Ecco, salutiamo appunto Luca, un grande esperto di musica e in particolar modo di quella che si potrebbe chiamare la musica mediterranea. Nel 2019 è uscito questo bellissimo libro Musica migrante, dall'Africa all'Italia passando per il Mediterraneo. Luca poi è anche fondatore e responsabile dal 2005 del sito di informazione musicale e culturale musicletter.it, che invito tutti a vedere perché esce dai percorsi più noti e non a caso, infatti poi Luca è anche ideatore del premio italiano dedicato al giornalismo musicale sul web, mi pare che si chiami Targa May Music Letter, e May, se non mi sbaglio, riguarda è tutto quel meeting che riguarda le etichette indipendenti, quindi uno squarcio abbiamo su una realtà che spesso ci sfugge. Ecco, vorrei chiedere a Luca di raccontarci un po' questo rapporto, come è nato, il rapporto con la musica da un lato e il rapporto con l'Africa dall'altro. Salve direttore, innanzitutto grazie dell'invito. Il mio rapporto con la musica nasce come nascono tutti i rapporti da ragazzo, quindi da adolescente mi sono innamorato dei dischi dei miei genitori e mi sono innamorato delle canzoni che uscivano dalla radio. Ovviamente nel tempo poi mi sono dedicato all'ascolto sempre di più di dischi e all'acquisto anche di dischi. Ho iniziato anche a fare programmi in radio locali. Ho iniziato poi, man mano che passavano gli anni, anche a organizzare concerti, festival, a scrivere di musica con riviste specializzate sia online che cartacee, e anche a fare diversi libri come quello che prima citava lei, che è sul musica migrante dall'Africa all'Italia passando per il Mediterraneo, che è il mio secondo libro uscito per Arcana Edizioni nel 2019. Quindi è un rapporto di un appassionato di musica, come ascoltatore ovviamente, non come musicista, però nel tempo è diventato anche un lavoro, un mestiere, diciamo, si sopravvive soprattutto di questi tempi. Però è diventata una parte importante della mia vita, collaborando anche con enti importanti come la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, facendo parte di premi prestigiosi come
le targhe Tenco, e come diceva poco fa, anche del Targa May Music Letter, che è un premio che ho ideato da qualche anno insieme al meeting di Faenza delle etichette indipendenti, dove premiamo le migliori realtà di critica musicale, giornalismo musicale online ovviamente. E quindi questo è stato il mio rapporto con la musica. Per quanto riguarda poi la musica, io l'ho ascoltata sempre a 360 gradi. Ovviamente ho un debole, se così si può dire, per la musica black, la musica afroamericana, che poi è alla base della popular music che noi ascoltiamo. Faccio degli esempi banali, dal blues al jazz, al rock and roll, fino ad arrivare alle forme moderne come l'hip hop. E alla luce poi delle recenti migrazioni di questo nuovo millennio, le migrazioni umane, ovviamente parliamo africane, che vengono dall'Africa e sono arrivati fino in Italia, ma poi si sono estese, si sono diffuse in tutto il mondo e vanno in tutto il mondo, perché è giusto cercare qualcosa di nuovo e un futuro migliore. Ho cercato di scoprire qualcosa di più sulla musica che mi piace, e quindi sono andato alla scoperta delle origini della musica afroamericana, e quindi ho trovato in Africa tante di quelle musiche, perché non si può parlare di musica africana, ma di tante musiche africane, come sono tanti dialetti. E in questo percorso ho scoperto la musica tradizionale fino ad arrivare alle musiche del Novecento, le musiche contemporanee, che si sono mescolate con diciamo, la contaminazione occidentale, europea e non solo. E a dimostrazione, quindi, come scrive Angélique Kidjo nel mio libro, che siamo tutti africani. Questo è vero, dalle origini direi. E siamo in collegamento oggi proprio con un'altra realtà che si occupa sempre dell'Africa e che è particolarmente attenta alle tradizioni culturali che in Africa vivono e che dall'Africa vengono. Siamo in collegamento con Udine, ecco, buongiorno, saluto Umberto Marin, che appunto è tornato dall'Africa dopo tanti anni, credo 15 anni di attività di cooperazione e di volontariato, e nel 2005 ha dato vita a Time for Africa. Chiederei un po' a Umberto, prima di sentire anche qui dei musicisti che vedo già pronti dietro di lui, di parlarci delle attività della vostra associazione. Bene, buongiorno a tutti e grazie per questa iniziativa splendida. Ma Time for Africa nasce un po', si sviluppa con attività di cooperazione e solidarietà internazionale che si sono sviluppati anche in questi 10-15 anni. L'ultima in ordine di tempo è quella che abbiamo appena avviato in Etiopia, un progetto di riforestazione nella zona di Meki, vicino a Shashamane. Shashamane è conosciuta per terra dei Rasta, ovviamente anche per la musica reggae. Ecco, l'associazione poi ovviamente è attiva anche nell'intercultura, che è un po' la strada obbligata per favorire un confronto dinamico e positivo tra le diversità culturali che oggi abitano un po' le nostre città, i nostri paesi. E per questa ragione abbiamo dato vita da alcuni anni a un contenitore culturale, incontri e racconti, dialoghi interculturali nel Friuli che cambia, e che è giunto quest'anno alla 5ª edizione, e qui abbiamo anche il nostro direttore artistico dell'iniziativa, Flaviano Bosco. E accanto a questo abbiamo fatto un grande sforzo, forse il primo in Italia, abbiamo messo in piedi una biblioteca dell'Africa. Siamo qui nella sede della biblioteca dell'Africa, è piccolina come spazio ma è zeppa di volumi, sono circa 3.500 i volumi dedicati all'Africa,
quindi abbiamo 11 sezioni, dalla letteratura, sociologia, storia e quant'altro. Ovviamente questo è anche un punto di incontro e di animazione culturale del quartiere in cui ci troviamo, il quartiere di Borgo Stazione, che è il quartiere più multiculturale di Udine. Il 34% di chi abita qui ha origini stranieri. Ecco, e da questo spazio hanno preso corpo varie attività, tra cui la musica di cui qui stasera abbiamo, quest'oggi abbiamo 3 validi rappresentanti della comunità della diaspora africana. Accanto alla musica ovviamente la letteratura, un information desk che abbiamo aperto da poco per i migranti, per gli immigrati, e quindi tutte attività che nel corso di questi anni hanno coinvolto artisti, intellettuali, scrittori, musicisti, e con loro tra l'altro abbiamo anche prodotto libri e musica, no? Come l'ultimo libro che abbiamo dato alle stampe è questo, no? Baciamo la terra. Baciamo la terra è un libro, l'odissea di un migrante dal Somaliland al Mediterraneo. L'abbiamo tradotto, abbiamo parlato con l'autore che è in Somalia, e quindi per dire che queste sono un po' anche le attività che facciamo come Time for Africa. Ovviamente stiamo ora sviluppando alcune attività con alcuni musicisti locali, e quando dico musicisti locali intendo ovviamente gli amici africani che qui vivono, ma anche gli amici medio orientali che in questi anni sono presenti all'interno della nostra regione attraverso, diciamo così, processi migratori, no? E quindi l'idea è con la musica, che diventa un linguaggio fondamentale, servirà e serve per unire le persone, e quindi attraverso la musica anche creare opportunità artistiche per i talenti che ci sono e che spesso non hanno possibilità di emergere. Quindi è un piccolo contributo alla causa. Noi nel nostro piccolo abbiamo realizzato 5 registrazioni musicali con altrettanti artisti, una soprattutto con una grande artista della spoken word sudafricana, Natalia Molebazzi, per intenderci, oppure l'ultima realizzazione dedicata all'Africa come il jazzista Claudio Koyanic. Insomma, ci diamo da fare in questo senso. Credo far percepire questa ricchezza di cultura che viene dall'Africa. Non dobbiamo dimenticarci che se guardiamo all'arte, l'arte contemporanea con Picasso nasce proprio dall'incanto per le maschere africane, quindi da questa capacità della cultura occidentale di uscire dalle proprie convenzioni e di accettare quello che è portato da altre culture. Voi state facendo, credo, un lavoro straordinario anche di educazione all'ascolto, perché non si tratta solo di promuovere la musica africana, ma di farla sentire e di educare, insomma, le persone a un modo diverso di suonare, ma poi anche un modo di suonare che può in qualche modo fondersi con il nostro modo, quindi delle identità che entrano in contatto. Ecco, mi piacerebbe sentire allora magari un brano dai suonatori che vedo dietro di lei, poi lei ci racconta, li intervista un po' in modo che sentiamo un po' anche le loro storie. Certamente, e con piacere. Allora abbiamo al centro Tiam Meissa, che è il più anziano del gruppo. Poi abbiamo Sheikh Senga, anche lui da molti anni in Italia, e infine il più giovane Najima del Kenya. E tutti quanti si conoscono da anni, perché qui sono da circa 20 anni, più di 20 anni che abitano qui in Italia, e sono degli artisti polivalenti, nel senso che hanno creato nella loro attività formazioni artistiche di musicisti, di ballerini, eccetera. Ma adesso velocemente, Sheikh. Ciao a tutti e buonasera. Io mi chiamo Sheikh Senga, vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. Come ha detto poc'anzi Umberto, sono un musicista polivalente, quindi possiamo suonare dalle percussioni alla chitarra fino al ballo. Quindi l'Africa non è piccola, come lo sapete, è grande, quindi cercheremo di portare quel poco che abbiamo negli occhi di tutti quanti. Grazie.
Ciao, sono Eugene, sono dal Kenya, sono anche un musicista, più ballerino anche, abbiamo sempre lavorato insieme e oggi è un piacere di trovarci qui a fare un po' un pezzo di musica. Grazie. Ciao, io mi chiamo Chiammessa, sono il più anziano di loro, diciamo, che abbiamo fatto tante cose, che sia lui e anche io, però oggi ci siamo ritrovati per ridare tante cose. Io sono musicista, percussion, chitarra e canto. Bene, Vi ringrazio tutti. cosa ci presentate come primo brano? Mamma Africa, che i tuoi figli devono smettere di piangere, che i tuoi figli devono andare avanti, che si chiama questo pezzo, Mamma Africa, Massaccione. Così. Mamma Africa, Massaccione Ok. Bene, bravi. Grazie davvero. Posso chiedere a Marina chi sono gli utenti della biblioteca e i libri in che lingua sono scritti? Dunque, Il ruolo. no, la biblioteca. No, è la biblioteca, ovviamente è aperta a tutti. Noi siamo collegati con la biblioteca comunale di Udine, la biblioteca Iopi, quindi funziona come esattamente una biblioteca. Si fa una tessera, si paga 10 euro. Attualmente sono iscritti 290. La biblioteca si rivolge prevalentemente agli italiani, nel senso che gli italiani che devono un po' uscire dagli stereotipi e dei luoghi comuni dell'Africa, e lo possono fare soprattutto documentandosi, leggendo, partecipando un po', cercando di capire la complessità del continente. Ovviamente non mancano anche gli amici africani, ma frequentano la biblioteca soprattutto per organizzare attività culturali, per organizzare incontri, per ragionare sui temi dei progetti da sviluppare e quant'altro. Dunque, tutti i libri sono in italiano, quindi quello che è uscito in Italia negli ultimi 10 anni si trova qui sicuramente. Poi abbiamo
una sezione in inglese, in portoghese, in francese e in spagnolo. Adesso stiamo sviluppando diciamo così, anche un'area dedicata alla letteratura di lingua araba, perché collaboriamo con molte associazioni, diciamo così, che provengono dal Nord Africa, e quindi ci sembra giusto dare uno spazio anche a questa importante cultura che evidentemente è molto presente qui nella vita sociale italiana, insomma. Certo. Vedo che uno dei 3 musicisti ha una chitarra, se non mi sbaglio. È uno strumento tradizionale africano oppure è una contaminazione con la tradizione occidentale, l'uso della chitarra? In contaminazione, però È una contaminazione. viene dell'Africa, Ecco, molto bello questo incontro. E come si chiamano gli altri 2 strumenti? Qual è il nome? Questo è il djembe, questo è il tama, questo è il dundumba, questo è chitarra. Questa è una chitarra ordinaria occidentale, però Si fa il ritmo africano. Allora direi che forse Luca ci può parlare un po' di quello che scrive nel suo libro, appunto, Musica migrante, e cioè di questo fenomeno non solo della musica che si sposta, ma anche della contaminazione che è prodotto dalla mobilità delle persone e delle culture. Certo, professore. Innanzitutto saluto Umberto e tutta l'associazione perché fanno un lavoro notevole e ho avuto il piacere di essere ospitato da loro e fanno veramente un gran lavoro. Per quanto riguarda l'elemento di contaminazione, la musica per definizione, a mio avviso, è migrante e migrando si contamina, quindi nel caso specifico, prima lei parlava di chitarra, la chitarra è un elemento, è uno strumento che è entrato nella cultura africana e che l'ha anche trasformata come musica, ovvero ha prodotto dei cambiamenti nella cultura tradizionale africana. C'è per esempio la Palm Wine Music, che era questa musica, si dava un termine che veniva dato a tanti stili musicali, ma che era proprio contraddistinta dal fatto che la chitarra veniva suonata da questi stivatori liberiani pizzicandola, perché è uno strumento occidentale introdotto nella cultura africana e quindi diventava anche un elemento non solo melodico ma percussivo. E quindi, come ad esempio le concertine e tanti altri strumenti, gli ottoni, strumenti a fiato che hanno introdotto dalle bande militari, e quindi questo elemento di contaminazione vi è sempre stato, o almeno è iniziato nel momento in cui sono avvenuti i primi scambi commerciali e ahimè anche con la colonizzazione. Quindi ha contaminato il tessuto culturale africano, ma allo stesso tempo ha dato molto alla cultura occidentale, perché è uno scambio continuo, no? Basti pensare che uno dei generi più importanti del Novecento dell'Africa è la rumba congolese, proprio perché portava anche suoni provenienti dalle Indie occidentali. Quindi e ha creato tantissimi, ne potrei fare tanti di esempi, dall'high life, non so, anche parlando non solo della musica nera africana, ma anche di quella nordafricana, come l'Onnawa, oppure Rai, lo Shabi. La musica è per definizione migrante e quindi è sempre in continua contaminazione. Oggi lo è anche attraverso la rete, perché nascono nuove generazioni, nel nostro caso di italiani, che riscoprono le proprie radici
anche grazie alla rete. Certo, certo. E allora io direi che in questo intreccio tra informazioni e concerto e musica reale, che è bellissimo ascoltare, potremmo ridare la linea a Udine, dove forse i tre musicisti possono suonarci, possono regalarci un altro brano. Bene, sì, possono suonare un altro brano. E quale suonate? Il brano si chiama Jambo, quindi una parola universale, e da cui non solo ci si saluta, ma ci porta proprio questo messaggio di pace e amore. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Burundi na Kenya, Togo na Senegal, Togo na Congo, Togo na Italy, Mokili ya biso nyonso, eponi ekolo te. Mokili ya biso nyonso, eponi moto te. Esalama mpona bato, esalama mpona banyama, esalama mpe na banzete, esalama mpe na mapata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Burundi na Kenya, Mozambique na Senegal, Togo na Congo, Ufani na Italy, kuna na Amerika, mabengi biso tozali, kuna na Roma, mabengi biso tozali. Mokili eza ya moto te, ezali ya biso nyonso, eponi ekolo te, eponi mpe poso te. Toyemba jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Ole, 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 jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Jambo, jambo bwana. Grazie,
veramente trascinante, grazie davvero. Marina forse ci potrebbe raccontare un po', ci ha raccontato che cosa l'associazione ha fatto, questo bellissimo luogo che avete creato e quali sono i vostri progetti adesso per il futuro, su cosa state lavorando. Beh, ovviamente per un'associazione come la nostra i progetti non mancano, il problema poi è quello di vederli sostenuti da sponsor privati e pubblici, no? E questo non è così facile, perché è vero che la cultura è un investimento che aiuta le persone a comprendere il mondo, a comprendere le diversità culturali, a favorire il dialogo tra culture, tra religioni, anche tra società diverse. Però è anche vero che ancora non c'è questa attenzione nel sostenere le attività culturali. E quindi questa è una delle cose che stiamo facendo, quello di sviluppare idee, progetti e ricercare ovviamente degli sponsor e quindi facendo anche del fundraising dedicato. E uno degli obiettivi nostri qui nel Borgo Stazione e quindi anche dello spazio della biblioteca è quello di favorire e migliorare un po' la coesione sociale, no? E salvaguardando ovviamente anche le diversità culturali, perché spesso noi non diamo spazio e noi, in questo caso anche le istituzioni, insomma, spesso preposte come un comune, come un quartiere, insomma, quindi stiamo cercando di sviluppare un po' queste attività. Attualmente abbiamo in cantiere, oltre alle cose che avevamo illustrato precedentemente, la realizzazione di un progetto Costruire Comunità. Questo è un progetto che stiamo mettendo a punto in rete con alcune associazioni locali. L'obiettivo è quello di coinvolgere i giovani residenti del quartiere multietnico di Borgo Stazione. Come dicevo prima, il 34% è fatto da stranieri, e in un percorso di valorizzazione dei talenti nelle diverse discipline artistiche, perché noi pensiamo che non solo la musica ma anche l'arte a 360 gradi diventa uno strumento potente per comunicare e per, come dire, per comprendere anche le diversità culturali. Quindi utilizzare e valorizzare l'arte e la diversità per alimentare il senso di comunità condivise. Questo stiamo cercando di fare e per questo lo facciamo anche attraverso la musica, la cultura e quant'altro. Questo è un po' il progetto sulla quale stiamo oggi lavorando e che ovviamente Covid permettendo dovrebbe, come dire, dare come dire, un impulso, diciamo così, alla vita culturale di questo quartiere che in questi anni è un po' latita. Ecco, quindi un po' il nostro è anche un presidio culturale per sostenere e promuovere la cultura e le diversità. Certo, e credo che oltre all'arte ci sia forse anche una tradizione artigianale, per così dire, molto legata all'Africa, penso alla pittura sui tessuti, a tutta una serie di tradizioni che è molto bello portare in Italia. Io le ho viste per esempio negli Stati Uniti difese e così vive, e quindi credo che sia fondamentale anche il lavoro che state facendo di far conoscere la ricchezza di questo ventaglio, insomma, di attività che non sono solo la musica, sono l'arte, sono probabilmente appunto le attività artigianali. Non so se c'è anche la dimensione della cucina, se arrivano tradizioni diverse dalle nostre, forse ci può dire qualcosa. Beh sì, sulla cucina ovviamente era il nostro cavallo di battaglia al periodo del Sunsplash, noi chiamavamo Cibi d'Africa, ed era appunto un primo tentativo ben riuscito in cui presentavamo i cibi con i protagonisti africani e quindi anche mediati culturalmente, perché i cibi spesso in un contesto come il nostro, in cui la cucina italiana, voi sapete, c'è in tutto il mondo, e quindi non è sufficiente portare
il cibo tipico, ma bisogna anche saperlo contaminare per renderlo più appetibile, più presentabile. Su questo c'è la nostra amica che è anche la nostra volontaria e con la quale stiamo sviluppando un programma in cui le donne africane di un quartiere qui di Udine si sono organizzate proprio per produrre serate dedicate alla cultura del cibo, e quindi sicuramente questa è una dimensione molto utile, molto interessante, perché è attraverso il cibo e la musica che poi la gente partecipa. Quindi chiaro, dobbiamo prendere le persone per la gola, come si dice. Sì, sarebbe bello fare un collegamento, peccato che da New York non si possano poi assaggiare le cose che vediamo, ma magari qualche suggerimento ci può arrivare, possiamo tentare di farle qua. Allora passerei, concluderei con Luca, che forse può presentare di nuovo Coraero, che ci fa sentire un ultimo brano. Ringrazio moltissimo di nuovo Marina, ringrazio i 3 musicisti che hanno saputo creare, soprattutto nell'ultimo brano, un crescendo magnifico. Ho sentito questa musica che via via trascinava noi e trascinava anche loro, quindi molto bello. E lascio la parola allora ad Ambrosio, perché D'Ambrosio ci può introdurre appunto Coraero, e con Coraero chiudiamo in bellezza con un ultimo brano musicale. Sì, infatti, come diceva prima Umberto, questo libro che io ho scritto qualche tempo fa, nel 2019, è servito proprio, o almeno il tentativo è quello di far avvicinare gli italiani alla cultura africana anche attraverso la musica. E quindi io sono partito dalle storie dei migranti per parlare poi di musica africana dalle origini fino ai nostri giorni, ovviamente per sommi capi. E tra le storie raccolte in questo libro, sono 15 le storie, la prima parte del libro, c'è anche quella di Cora, che quando l'ho incontrato lui, la prima cosa che mi ha detto, la domanda era solita: perché sei venuto in Italia? E lui mi ha risposto: perché voglio far conoscere la mia musica al mondo. E questa per me è stata una risposta esemplare, che questa risposta dovrebbe dar diritto a tutti l'ingresso in qualsiasi stato, perché lui porta la sua cultura, la sua musica. Il pezzo che ci farà adesso è un brano che lui ha composto qui in Italia, e tra l'altro è uscito il video il 12 febbraio scorso. Il brano si intitola Immigrant e appunto parla di immigrazione, e parla non solo di lui ma di tutti gli immigrati. Ikalibore baduruma, ikalibore signoruma, jamadi kiri la meremu. Ikalibore baduruma, ikalibore signoruma, jamadi kiri la meremu. Dolbe siri mulla, ladula tiblu, dolbe siri mulla, ladula tiblu, dolbe siri mulla, kaito tiblu. Iyalo imaro tunga mandi, jamadi kiri la meremu. Jamadi kiri la meremu. Kafon na duye ula mani, kafon ba duye ula mani, kafon dogo duye ula mani. Kafon na duye ula mani, kafon badi duye ula mani, kafon shinyo duye ula mani, jamaji gigire lanade.
dolbe siri wula ladula ti dun dolbe siri wula ladula ti dun dolbe siri wula kaito ti dun iyalo imalo tunga mandi jama jigi gire lana ladula ti dun dolbe siri wula ladula ti dun dolbe siri wula kaito ti dun iyalo imalo tunga mandi jama jigi gere lana ikalibori patioluma ikalibori signoluma jama jigi gere lana Ikalibori patioluma, ikalibori signoruma, jama jigi gere lana.